Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di una problematica che effettivamente affligge tantissime persone. In primis affligge anche me e sto parlando della cute grassa. È effettivamente un problema che riscontro in tantissime persone. Ci sono un sacco di ragazze tra di voi che mi scrivono chiedendomi dei consigli su come gestirla, dei consigli su come vivere al meglio questa problematica, questa situazione. Allora, io ho stilato una piccola lista di cose che faccio, di cose che mi aiutano a gestire in modo più sereno questo problema. Volevo appunto condividerle con voi per aiutarvi un po' a rendere la situazione un po' più gestibile. Innanzitutto, prima di partire qui con i miei consigli, con le mie dritte, vi ricordo che ho fatto un video in merito qualche mese fa, è un video un po' vecchiotto a dire la verità, lo trovate tra i primi e ve lo linko anche qui in alto alla vostra destra. In quel video vi illustravo quali erano le cause della cute grassa. Non so se lo sapete, ma la cute grassa ha 4 possibili cause, quindi non andate nel panico perché è possibile che qualcuno lì in mezzo a voi si sia dato per vinto, ma magari ha un problema più risolvibile invece di altre persone che hanno un problema di cute grassa di tipo genetico, come me. Infatti può dipendere dall'alimentazione, può dipendere dalla routine tricologica che utilizzate, oppure può dipendere anche da squilibri o disturbi di tipo ormonale. Altrimenti c'è una quarta opzione che invece è un po' più drastica, che è quella genetica. Io purtroppo ho quella genetica, guarda un po'. Mia madre ovviamente, oltre a tutto il resto, mi ha passato pure questa. Posso mettere in atto tutta una serie di metodi per poterla gestire e poterci vivere tranquillamente, ma ovviamente non sono risolutivi. Quindi prima di andare nel panico io vi consiglio di accertarvi sulla natura della vostra cute grassa, perché se è un problema di alimentazione scorretta, correggendola vi faccio vedere che la risolverete. Se invece deriva dalla routine, quindi dai prodotti che utilizzate per prendervi cura dei vostri capelli, aggiustando la routine piano piano si risolverà anche questo problema. Se avete degli squilibri ormonali, dei disturbi ormonali, ovviamente attraverso la guida del vostro medico risolverete il problema dei disturbi ormonali, che si porterà dietro anche la cute grassa. Invece per una cute grassa di tipo genetico il problema è un po' più complicato, perché lì devi armarti di conoscenza, di pazienza, di esperienza, e devi essere anche una persona incline alle sperimentazioni, perché devi sempre trovare l'incastro giusto, e l'incastro giusto, se lo trovi, non è costante, perché ci possono essere dei periodi che ovviamente sono più pesanti, perché magari mangi male, perché magari sei stressata, perché per tante cose peggiorative della tua già condizione problematica. Io sto più che altro stilando una routine ad hoc per il mio problema, ma non è una routine che io posso condurre per una quantità di tempo indefinita. Io so perfettamente che se sgarro con l'alimentazione, quella routine che ho costruito per un periodo invece tranquillo in cui mangio bene e tutto non vale più. Allora, partiamo subito con queste dritte. Voglio chiamarle un po' dritte, un po' consigli, sono delle piccole regolette che io seguo. La prima cosa che faccio è, quando lavo i capelli, io lavo tutto quello che è stato a contatto con i capelli sporchi, quindi cambio le federe del cuscino, lavo le spazzole, lavo i fermagli, lavo le pinzette, lavo gli elastici, lavo tutto quello, oppure cambio tutto quello che è stato a contatto con i capelli sporchi. Una volta che ovviamente i capelli sono puliti, io non posso ricoricarmi sulla stessa federa del cuscino che aveva ospitato i miei capelli sporchi, perché ovviamente ci sarebbe uno scambio di sporcizia che andrebbe un po' ad inficiare la pulizia dei capelli. Quindi assicuratevi innanzitutto di utilizzare delle spazzole, dei fermagli, di cambiare la federa del cuscino. In questo modo non andrete ad alterare la pulizia dei vostri capelli, e vi assicuro che, se anche vi sembra una cosa molto stupida e molto esagerata, vi aiuta molto. Seconda dritta: lavate i capelli con prodotti delicati, ok? Delicato
non significa inefficace. Questo è un problema di molte persone che pensano che il lavaggio delicato sia un lavaggio inefficace, ma dove? Non è vero, assolutamente. Voi avete una cute che è perennemente permalosa, io la chiamo la cute permalosa, cioè non le va mai bene niente, quindi dovete attuare tutta una serie e dovete utilizzare tutta una serie di prodotti e di metodiche che non vanno assolutamente a disturbarla, quindi dovete utilizzare dei prodotti per il lavaggio che siano efficaci ma delicati, che vadano ad eliminare lo sporco, il sebo che fa sporcizia, non che fa strato protettivo, perché quando voi andate ad utilizzare ad esempio uno shampoo o una sostanza che è molto aggressiva, andate a eliminare tutto, qualsiasi cosa, quindi non potete permettervi di eliminare anche degli strati protettivi della pelle, perché in questo modo voi esporrete la vostra cute, che è già problematica, a tutta una serie di fattori che la metteranno in condizione di produrre molto più sebo. Quello che posso consigliarvi, anche se capisco perfettamente che è una scelta assolutamente personale, è di valutare dei metodi di lavaggio total natural, quindi di avvalervi di farine, di argille, di erbette, tutte sostanze naturali che sono meglio compatibili col nostro organismo e che non sono piene di schifezze, di petrolati, di siliconi e quant'altro che vanno ad occludere la cute. È vero che sicuramente i prodotti più sbagliati sono quelli siliconici, però non è detto che l'ecobio sia risolutivo. Ho potuto vivere meglio la mia cute grassa da quando sono passata al total natural, perché i metodi di lavaggio naturali fatti con farine, con argille eccetera sono veramente molto delicati, molto rispettosi della nostra pelle e meglio si confanno alla problematica che abbiamo. È anche vero che bisogna sempre sperimentare, perché ci sono delle sostanze che sono più aggressive di altre, tipo la Rita ad esempio. Io la uso ogni tanto la Rita, ma devo ammettere che effettivamente è un'erbetta che sgrassa tantissimo e che o ne uso poca addizionata sempre a un'altra sostanza, che di solito è la farina di ceci, oppure non posso utilizzarla tanto spesso, perché ovviamente va proprio a sgrassare qualsiasi cosa. E infatti vedo che quando io vado a rimuovere questo strato di sebo, che c'è anche un sebo buono, chiamiamolo così, che fa da protezione, la mia cute si sporca molto più velocemente. Cioè io normalmente arrivo a 7 giorni quando utilizzo delle sostanze anche naturali che magari per me, per il mio tipo di problema sono un po' aggressive. Io ad esempio mi ritrovo ad avere i capelli già unti dopo 4 giorni. Un'altra dritta: evitate di mettere gli oli in cute quando fate il leave-in, quando fate gli impacchi oleosi, o almeno evitate di metterli quando non sono perfettamente contestualizzati magari a dei massaggi. Posso consigliarvi di destinare gli oli alle lunghezze, di fare i massaggi allo scalpo utilizzando il gel di fieno greco, che essendo un gel è una sostanza a base acquosa ricca di mucillagini e non contiene oli, quindi anche se con le manipolazioni del massaggio in sé potrebbe ungersi la cute, sicuramente non si ungerà mai come quando utilizzate un olio. Ecco, questa è stata anche una cosa che io ho corretto e mi sono indirizzata verso un gel piuttosto che un olio da utilizzare in cute. Quarto consiglio: pettinate i capelli in modo gentile. Io vedo persone che danno dei colpi alla cute come fossero rastrelli. Una di questa è mia sorella, anche mia madre effettivamente è molto aggressiva, soprattutto mia madre, perché adesso mia sorella, ecco, seguendo i miei consigli è molto più gentile e molto più delicata sui capelli, però ogni tanto vedevo dare veramente dei bei colpi di spazzola proprio a rastrellare. Ecco, questo è sbagliato, perché a parte che è sbagliato in generale, anche se avete una cute più secca del deserto del Sahara, se avete una cute soprattutto grassa, problematica, andare a creare dei micro traumi, delle micro lesioni alla cute non fa altro che andare ad aumentare la vostra produzione di sebo. Voi dovete pensare che la vostra cute è una cute permalosa, è una cute che fa presto ad arrabbiarsi, ad infastidirsi, e che quindi dovete adottare dei modi gentili. L'alimentazione aggiustatela comunque, anche se è un problema che non deriva
dall'alimentazione in sé, quando voi ad esempio avete una cute grassa per genetica, che è accertato che è il vostro problema di tipo genetico, ovviamente se mangiate male è peggio, perché andate ad aggravare una problematica che già è abbastanza pesante. Quindi voi comunque, sia per la vostra salute sia per il vostro benessere, voi comunque correggete l'alimentazione, bevete molta acqua, e se avete un problema di tipo genetico sicuramente eviterete che anche questo carico si metta al di sopra di questo problema già abbastanza disturbante. Un'altra dritta è: non toccate i capelli o la cute, soprattutto quando non è necessario. Quindi se pensate che i capelli vi diano fastidio, se pensate che dovete fare qualcosa e avete sempre i capelli davanti agli occhi, ecco, legateli, spostateli dal viso, quindi fate un bun, fate una treccia molto morbida, cercate di trovare un modo per non dovervi costantemente mettere le mani ai capelli, letteralmente, perché ogni volta che voi ad esempio toccate, anche con le mani sporche, magari siete in giro, vi toccate la cute perché tirate sui capelli, perché sentite caldo, perché volete farvi un bun in mezzo alla strada, ogni volta che voi andate a manipolare, a stimolare proprio con i movimenti manuali la vostra cute e i vostri capelli, questa ovviamente si sporca, perché andate a trasferire i batteri e i germi e anche gli oligoelementi che sono depositati sulla mano, perché l'essere vivente suda, ok? E l'essudato non è composto soltanto da acqua, ma è composto anche da grassi, e questi grassi che fuoriescono appunto dai pori della pelle ovviamente si vanno a depositare su cute e su capelli. Quindi dovete stare un po' attente, e magari se volete tirarvi sui capelli, anche se magari siete fuori in giro, almeno abbiate cura di detergervi le mani prima. In questo modo eviterete di andare a sporcare la cute inutilmente. Vi consiglio di fare degli impacchi frequenti utilizzando delle erbette o delle argille che sono lenitive, che sono delicate, che sono antimicotiche, che sono antinfiammatorie e che vanno a seboregolarizzare il vostro cuoio. Quindi andate a fare tutta una serie di impacchi con delle erbe come il neem, come il sidr, come l'amla se non avete problemi di riflessi caldi. Potete utilizzare anche l'ashwagandha oppure anche il brahmi, ci sono anche altre erbette anche come il tulsi, ci sono tantissime sostanze che fanno al caso vostro e che possono veramente aiutarvi. Anche allo stesso modo le argille, potete fare ad esempio lo shampoo con la Gassol, c'è l'argilla verde, l'argilla rosa, sono tutte ottime argille che vi aiutano un po' a gestire questo problema. E andate a fare anche degli impacchi idratanti, non soltanto sulle lunghezze per andare a ripristinare l'acqua nei fusti, ma utilizzate delle sostanze idratanti come i gel naturali, ad esempio come il gel di aloe vera o come i gel di semi di lino, semi di meti, che vanno a idratare la cute, a ripristinare l'acqua, a lenire la cute e quindi vanno ad ammorbidire anche il cuoio capelluto. Non fate l'errore di pensare che la cute grassa, vedendovela umida, vedendovela bagnaticcia, sia una cute idratata. È una cute che non ha acqua, è una cute che ha bisogno di essere idratata. La cute grassa purtroppo è una cute occlusa, è una cute che è continuamente tappata da se stessa. Quando voi la andate a tappare con prodotti che non vanno bene per lei, reagirà producendo sempre più sebo. E comunque, dicevo, anche se ve la vedete umida la cute, perché a un certo punto poi il capello grasso, la cute grassa si unge a tal punto che veramente sembra bagnata, ma vi assicuro che la quantità di olio non è sinonimo di idratazione. L'olio è una sostanza che è caratterizzato dalla totale assenza di acqua, ve lo dicevo anche in questo video che vi lascio qua sopra, e dovete idratare dall'interno e idratare dall'esterno. La cute grassa è una cute che fa fatica a buttare fuori le tossine, quindi essendo costantemente tappata non riesce a eliminare, a far fuori proprio letteralmente tutte le sostanze di scarto del corpo. Essendo occlusa già di per sé, ovviamente se voi bevete pure poco capite bene che non c'è ricambio nel corpo, quindi innanzitutto correggete la routine, correggete l'alimentazione e bevete molta acqua. In questo modo ci sarà un ricambio nel corpo. Una buona idratazione contribuisce anche ad una buona ossigenazione di cellule e di tessuti, e questo ovviamente vi aiuterà
a depurarvi in tutti i modi. E poi per ultimo cercate di minimizzare le manipolazioni che destinate alla cute, perché ogni scusa è buona per farle produrre sebo in eccesso. Avendo questa problematica sarà molto facile alterarla e voi dovete essere bravi, soprattutto se avete un problema di tipo genetico, a trovare l'incastro giusto che vi aiuterà a viverla meglio di come la vivete, ad allungare il range di shampoo e ovviamente a vivere un po' più sereni. Un'ultima cosa che volevo dirvi prima di chiudere qui il video è di non forzarvi a allungare il range di shampoo. Ci sono persone che si tengono i capelli unti perché devono arrivare al 7° giorno, al 5° giorno, al 4° giorno, quando invece abitualmente lavano i capelli tutti i giorni. Allora, no, no, no e no. È sbagliato. Se voi avete una cute che si unge dopo 5 ore e dovete lavarla ogni giorno o a giorni alterni, ragazze, non potete costringere la vostra cute a stare occlusa per giorni. Ma perché? Perché dovete arrivare per forza a lavarvi dopo 4-5 giorni. Allora, io capisco che il vostro desiderio è quello di non lavarli tutti i giorni e arrivare ad allungare il vostro range di shampoo. Era anche questo il mio desiderio all'inizio, quando lavavo i capelli un giorno sì e l'altro pure, ma io non ho mai costretto la mia cute a rimanere occlusa per tempi lunghi. Cioè, se voi avete un problema di cute grassa, voi non potete lasciarla occlusa, perché è peggio, perché la vostra cute più si tappa, più produce sebo. Quindi voi, lasciandola tappata in questo modo, non allungherete proprio niente, anzi sarà ancora peggio, sarete più frustrate, avrete i capelli semplicemente sporchi e basta, cioè non è che al prossimo shampoo li avete puliti 7 giorni, non funziona così. Quello che vi aiuta a raggiungere il range di shampoo più lungo è tutta una serie di cose, sono sempre tutta una serie di cose, non è una singola cosa che cambia la vita. Sono tutta una serie di cose. Quello che vi aiuta ad allungare il vostro range è correggere la vostra routine, utilizzare prodotti naturali, preferibilmente, utilizzare metodi di lavaggi delicati, utilizzare utensili per capelli puliti, spazzole, cambiare la federa, non manipolarla inutilmente, a meno che non siamo in un contesto di massaggi, quindi non darle modo di produrre sebo in eccesso, perché già comunque ne produce tanto. Quindi il range di shampoo allungato è l'ultima cosa di cui voi godrete, l'ultima in assoluto, ed è una cosa bellissima poter lavare i capelli una volta a settimana quando tu hai una cute grassa per genetica, ve lo assicuro, ma non deve essere quello il vostro primo pensiero, quello è un effetto che avrete dopo, è una conseguenza, una bella conseguenza di tutta una serie di cose che però avete già corretto. Lavateli quando è necessario e nel frattempo correggete tutte le altre cose di cui abbiamo parlato prima. Il video finisce qui, come sempre io parlo tanto, lo so, spero mi perdonerete. Se avete delle domande potete lasciare tranquillamente un commentino qui sotto, io sarò molto felice di rispondervi. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.